Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Casual Tech. Allora, oggi andremo a montare la mia nuova sedia da gaming. In realtà non è una sedia da gaming, ma è una sedia ergonomica della Jaetek. Vi lascio il link affiliato di Amazon qui sotto nei commenti se volete aiutare il canale a crescere. Partiamo con col nostro assemblaggio di questa sedia ergonomica. Che vuol dire che l'hai pagata poco? Avete già visto il nostro shorts con l'unboxing e adesso allora procediamo al montaggio della nuova sedia ergonomica. Questo qua è la base, ok? Non è che manca un piede, è soltanto che l'hanno messo a parte, probabilmente per questioni di scatola, ecco, per non avere una scatola troppo ingombrante. E questa è la nostra base. Questo è il nostro schienale, uno schienale ergonomico in questo tessuto molto traspirante che aiuta appunto a non sudare nelle sessioni di gaming più impegnative. E abbiamo anche il supporto lombare che si può alzare o abbassare. Adesso vedremo quanto durerà questo meccanismo, perché ricordo che è una sedia cinese dal valore di più o meno 70 euro. Comunque link in descrizione. La seduta è molto morbida. Sembra anche essere dalle recensioni di Amazon il punto forte di questa sedia. L'ho scelta anche per questo motivo, avendo io problemi alla schiena e soprattutto al collo, ma poi vi faccio vedere. Questi sono i braccioli, sono molto morbidi, infatti è un'altra cosa che ricercavo, perché nella sedia da gaming che io ho sono molto duri e dopo un po' mi fanno proprio venire male alle braccia. Quindi vedremo se anche questi saranno migliori della mia sedia. Questo è quello che stavo cercando, il poggiatesta, perché io avendo anche problemi al collo, cercavo appunto una sedia che avesse un buon supporto per il collo. Vedremo poi se la posizione in cui sta questo è decente oppure no. Questo naturalmente è il meccanismo che fa salire e scendere la nostra sedia e permette anche la basculazione della stessa. Vi ricordo che in questa sedia bascula tutto insieme, quindi sedile e schienale insieme, e questa ruota serve a regolare la tensione appunto della molla che regola la basculazione, e questa invece è la leva che ci permette di attivare o disattivare la basculazione, di far salire o scendere la sedia stessa. Le nostre ruote pivottanti, quindi tutte le nostre viti, vitine e accessori e strumentini per montare il tutto. Non so perché c'è questo cordino attaccato, non ne ho la più pallida idea. C'è il nostro piantone con la molla che permette la salita e la discesa della nostra sedia. Direi che possiamo andare a montarla. Prima cosa che ci viene chiesto è di montare la base con le ruote e procediamo. E la nostra base è pronta. Poi ci dice di inserire il nostro piantone all'interno della base, questo con la sua molla per far salire e scendere la sedia. Poi è il momento dei braccioli. E uno è montato. Allora, volevo ricordarvi che questa sedia può anche, il bracciolo può anche alzarsi e abbassarsi per andare a finire più facilmente sotto a una scrivania. Montiamo l'altro e il nostro schienale è pronto. Ora andiamo a montare la seduta. Ah, guardate, ci dice anche che questo è il front. Avete capito come sono intelligenti? Là. Adesso bisogna solo azzeccare i busi.
Ok ragazzi, schienale, seduta, montati. E adesso andiamo a montare il meccanismo. Bene, abbiamo montato anche il nostro bel meccanismo, adesso andiamo a metterlo sulla base. Eccola qui, manca solo il poggiatesta. Andiamo a montare i gommini che proteggono le viti. E come tocco finale ci viene dato questo paraviti, possiamo chiamarlo così, che va dietro dove c'è lo schienale dove abbiamo avvitato. Sì, potevano farlo dello stesso colore della sedia. Non ci voleva tanto, però vabbè, per il prezzo che ha, vabbè. Allora cosa ne dite? La proviamo? Vediamo cosa succede, vediamo se mi ribalto. E... oppalalai! Molto bella! Oh, che bel appoggio per la testa. Ah, è molto molto comoda. Allora, la seduta è un po' rigida. Aspettate che alzo un po', se no, ok. Allora, la seduta è un po' rigida, però probabilmente va anche bene così per evitare di affossarsi troppo. I braccioli forse sono un pelino bassi. Forse sono un pelino bassi per la scrivania che ho io, però adesso vedremo. Invece l'altezza si può naturalmente regolare. Oh, guardate come sono alto adesso. Adesso andiamo a appoggiarla sotto la scrivania e vediamo un po'. Vediamo come funziona anche la questione del... se tiene. Sì, tiene. Tiene. L'appoggio della testa non è regolabile, questo è fisso, però si può alzare, vedete? Potete alzarlo fin dove volete per avere l'appoggio del collo, per non flettere troppo la testa. Lo schienale è comodo, non si sente lo scheletro dietro e proviamo ad utilizzare anche il supporto lombare che sale e scende. Ok, questo qui così è troppo alto, se no lo potete abbassare, che vi supporta la schiena. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Aspettate che vi abbasso la ripresa, e il supporto lombare è questo, che potete tirare su o tirare giù. Questo lo regolate in base alla vostra altezza praticamente. Proviamo ad andare alla scrivania e vediamo se più o meno l'altezza è giusta o se dovrò modificare magari qualcosina. Andiamo a vedere. Allora, questa è la mia vecchia sedia, vedete? È una sedia da gaming. Qual è il problema? Che mi schiaccia troppo le spalle, perché queste due ali mi fanno incassare all'interno e mi spostano avanti le spalle e quindi non va bene per la postura. Adesso mettiamo l'altra e vediamo come si sta. Eccoci qua con la mia nuova sedia. Vabbè, dovrò fare delle prove, però nel senso l'altezza ci sta, forse dovrei abbassarla ancora un pelo per la questione della comodità delle gambe. Come altezza, sì, ci siamo. Cosa che mi piace è che questi braccioli qua sono più indietro rispetto a alla sedia che avevo prima. Perché l'altra sedia aveva i braccioli molto avanti e finivano prima, e quindi il braccio mi tendeva a cadere praticamente e poi mi veniva male qua. Questi invece sono molto comodi, sono abbastanza morbidi, non tantissimo, ecco, sì, sono abbastanza morbidi, comunque da reggere le braccia. Beh, direi che non è
non è così male. Il collo viene supportato abbastanza bene, questo lo potete anche alzare per trovare l'appoggio giusto. E adesso proviamo la basculazione della sedia. Quindi se io tiro in fuori questo, la sedia dovrebbe basculare e dalla nostra vite che abbiamo qua sotto possiamo regolare la basculazione, in teoria in questo modo qua. Vediamo un po'. Ok, forse adesso l'ho fatta più rigida, che in questo modo si blocca, in questo modo si sblocca, quindi dovrei girare al contrario. Vediamo un po'. Oh, sì, che bello il dondolo. Allora, vediamo se riesco a trovare una posizione in cui... Ok, questa qui è la posizione minima di dondolaggio. Ok, sì. Allora, io peso poco, quindi la devo regolare molto molto bassa come tensione, in modo che mi indietreggio molto facilmente. Invece persone che pesano un po' di più probabilmente questa cosa la devono regolare un po' più dura. Così siamo proprio al minimo e direi che sì, molto bella. Molto bella. Comunque, siccome a me piace provarle un po' le cose, faremo un po' di test. Vi prenderò un po' di tempo per testare il tutto e poi prossimamente vi dirò le conclusioni. Ah, ecco, un'altra cosa molto bella è che i braccioli, essendo che possono salire, a parte che questa mi va facilmente sotto la scrivania, però ha questa particolarità che se voi alzate i braccioli potete tranquillamente farla andare sotto ai mobili, in questo modo qua. Quindi è molto comoda anche questa cosa. Questa è la sedia ergonomica della Jaetek, la potete trovare su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Se volete aiutare il canale acquistatela tramite il link e naturalmente ci vediamo sempre qua su Casual Nerd per un altro video recensione, tech e quant'altro e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!